Nel centro di Roma si sta costruendo la metropolitana più complessa e straordinaria del mondo. Lungo il suo percorso sorgono i monumenti storici più importanti della capitale. La metro C di Roma è la linea di trasporto pubblico più lunga d'Italia, 21,5 km di linea completamente automatizzata. Importanti ritrovamenti archeologici venuti alla luce durante la costruzione della nuova stazione di San Giovanni hanno imposto una modifica al progetto originale. È stato necessario abbassare la stazione a più di 30 metri di profondità, al di sotto della stazione della linea A esistente, e scavare tradizionalmente due gallerie con una particolare tecnica di consolidamento. Entrando nel dettaglio della fase esecutiva, sono state prima effettuate delle iniezioni cementizie chimiche per consolidare i fronti di scavo delle gallerie e per rendere il terreno più omogeneo per la successiva fase di congelamento. In seguito sono state posizionate sonde congelatrici e sonde termometriche di lunghezza media di circa 40 metri, disposte in modo da formare un muro di terreno ghiacciato di spessore tale da garantire il sostegno strutturale e l'impermeabilizzazione durante la successiva fase di scavo. Una volta formato il muro di ghiaccio, si è proceduto al taglio delle paratie della linea C e della linea A. A questa fase è seguito lo scavo delle gallerie, con la posa in opera di un rivestimento provvisorio, formato da centine metalliche e calcestruzzo spruzzato, ed infine lo scavo di ribasso dell'arco rovescio, con impermeabilizzazione e getto del rivestimento definitivo. Il consolidamento e l'impermeabilizzazione del profilo di scavo delle due gallerie è stato realizzato mediante la tecnica del congelamento artificiale dei terreni. Tale metodologia viene generalmente utilizzata per lo scavo sotto falda in condizioni difficili in terreni sciolti o rocce fratturate. L'acqua presente all'interno del terreno viene congelata mediante l'utilizzo di speciali scambiatori di calore all'interno di cui circola un fluido frigorifero a bassa temperatura che provvede all'estrazione del calore dal terreno e alla sua dissipazione nell'ambiente esterno. A differenza degli altri metodi di consolidamento, il congelamento artificiale dei terreni presenta vantaggi in ambito di impatto ambientale, controllo e sicurezza. Nessun fluido frigorifero viene mai infatti direttamente a contatto con l'acqua di falda o il terreno, evitando così possibili fenomeni di contaminazione. Un'attenzione particolare è stata posta sul fronte della riduzione dell'impatto visivo dei fumi di scarico sui residenti del quartiere. È stato studiato e messo a punto un sistema nel quale confluiscono sia gli scarichi freddi sia il flusso di aria riscaldata in modo da rendere le emissioni visivamente meno impattanti. L'azoto è un gas non tossico, presente nell'atmosfera al 78%. La condensa che si forma a contatto con l'aria si manifesta in fumi bianchi. L'emissione in ambienti aperti non presenta alcun rischio per la salute. Il gruppo Trevi è attento alla sicurezza dei lavoratori e predispone nei propri cantieri un sistema di monitoraggio della percentuale di ossigeno presente nell'aria per salvaguardare le maestranze che lavorano in sotterraneo alla presenza di sonde congelatrici alimentate ad azoto liquido. Al raggiungimento della soglia di allarme, il sistema provvede automaticamente alla chiusura dell'elettrovalvola dimandata dell'azoto e fa scattare un allarme che consente di identificare con la massima tempestività la fuga di gas e nel contempo rende possibile l'evacuazione degli operatori. Il sistema di monitoraggio integrato consente il controllo simultaneo del congelamento e delle strutture. Sonde termometriche costituite da una serie di sensori poste sul contorno del muro di ghiaccio controllano l'andamento nel tempo delle temperature del terreno, sia in fase di congelamento che di mantenimento. Tazze livellometriche indicano deformazioni indotte alla soletta di sottofondo della stazione della linea A.
La tecnica del congelamento rappresenta la scelta più appropriata quando si opera in ambienti urbani sotto falda, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile, sia per le maestranze impegnate, sia per le preesistenze in superficie. L'esperienza fatta nel progetto di sottoattraversamento della stazione San Giovanni costituirà un utile riferimento per le future applicazioni di questa tecnica in contesti stratigrafici, geotecnici e ambientali complessi.